Carissimi, benvenuti o ben ritornati in questo nuovo video. Io sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography. Prima di cominciare ringrazio Giannina per i suoi commenti positivi sempre sul canale, gentilissima, e con la quale ho scambiato qualche parere su dei sistemi, diciamo, accessori per videoblog, dirette sui social, visto che quello che avevo ovviamente recensito non esiste più. Peccato, perché era un buon accessorio. Oggi andremo a vedere questo, ma prima di continuare vi dico in 2 secondi cosa troverete in questo canale. In questo canale, oltre a trovare playlist riguardanti ovviamente la fotografia, il video, lo streaming, gli accessori e quanto più ce n'è, troveremo anche qualche videoblog, il cuoco per caso, tutto ovviamente girato interamente col nostro smartphone. Quindi se vi piace l'argomento, se siete appassionati, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche che posterò. Lo so, devo parlare un po' più piano perché non si capisce un tubo. Va bene, parlerò un po' più lentamente. Cosa andiamo a vedere in questo video? Qua dentro abbiamo un accessorio per videoblog, per dirette, per TikTok, per registrare video a bassissimo costo. Costa 15 euro. Io spero che ancora ci sia all'uscita di questo video, che andremo adesso a unboxare, ma prima 2 paroline. 15 euro, quindi teniamo in mente il costo. Ovviamente un accessorio a bassissimo costo, quindi abbiamo, diciamo, le caratteristiche e i materiali da 15 euro. Andiamo a vedere ora nella scatola cosa abbiamo. Dopo aver centrato un po' la camera, andiamo a vedere nella scatola cosa c'è. Quindi switchiamo, io ho il dito che praticamente è maffo, non so perché. Andiamo a vedere nella scatolina cosa c'è. Eccola qua, la scatola di cartone, ben fatta, ok? Andiamo ad aprire. Ovviamente io non so mai l'apertura, sapete che sono una scatapascione. Ecco qua, vi piace questo stile di ripresa, ragazzi? Vi piace? Ditemelo un po'. Allora, abbiamo il libretto di istruzioni, ok? Il libretto di istruzioni, direi che, come dire, spero che sia diritto. Quindi il libretto possiamo buttarlo da questa parte. Incominciamo a vedere gli accessori, mettiamo da parte la scatola. Quindi, innanzitutto abbiamo all'interno di questo sacchettino, che non è il suo originale perché l'ho perso già, abbiamo il cavetto di collegamento jack e jack. Praticamente da una parte va inserito nel telefono e dall'altra parte va inserito nel microfono. C'è una linguettina che ci permette di capire dove va ovviamente inserito il microfono. Dopo, quando lo vedremo, non è che la linguetta lo ruotano, dopo quando lo vedremo lo andremo a slegare. Poi abbiamo i connettori. Questo è il cavetto di connessione per la ricarica del faretto. Non ho detto che c'è anche un faretto. Questo invece è il collegamento microfonico per USB-C, quindi per tutti i Samsung e compagnia bella. E poi abbiamo il cavetto di connessione per il nostro amato iPhone, iPad che sia. Quindi lo mettiamo da questa parte, i sacchetti li mettiamo dalla nostra parte, bello con calma, ragazzi, gustiamocela perché la vita è un attimo. E qui abbiamo subito il primo pezzettino, che è il nostro farettino. Ok, faretto molto carino, ben fatto, direi che non è brutto neanche a vedersi. Quell'altro era molto più brutto, dove troviamo da una parte ovviamente la ricarica, la porta di ricarica, e il tastino per accenderlo. Infatti, se io vado a premere questo tastino, sentite, 5 secondi, si accende. E poi abbiamo 1, 2, ok, 3, 1, 2, 3. 3 praticamente livelli. Lo chiudo, lo spengo, tac, e si spegne anche lui. Abbiamo sotto una slitta. Ragazzi, non facciamo stessi movimenti, E qui abbiamo una vite da 1/4 di un pollice, quindi molto attrezzato. Mettiamo nel sacchetto anche di qua. Non vi preoccupate dei brilli che arrivano, sono messaggi. E questo è quello che riguarda il nostro farettino. Sono i filtri che vengono praticamente appoggiati qua sopra, ok, così, e ne abbiamo 3, ok, abbiamo 3, molto semplice da mettere, ok, tac. Ok. Lo andiamo a posare di qua. Ci sono dei cavi che passano qua dentro, ma io sono diventato come Steve Jobs, sono maniaco.
e quindi i video bisogna farli un po' più scialla, come dice mia figlia. Poi abbiamo, nel sacchetto c'era anche questo, che praticamente è una vite da 1/4 di pollice con le 2 viti di bloccaggio e la slittina, ok, che poi andremo a vedere cosa serve. E qui abbiamo il microfono plasticoso, ovviamente, ragazzi, 15 euro, e abbiamo da questa parte la slitta con la vite di bloccaggio, e qui, ok, l'ingresso per il jack da 3,5, non c'è più niente, qua abbiamo una vite, ma non so cosa serve, un buco, comunque non so cosa serve. E poi ovviamente abbiamo il pezzo forte che è questo. Una cosa che vi devo dire, forse l'ho già perso, non so, abbiamo una gommina che va messa qua sopra. Allora vi faccio vedere, qua sopra, vedete, abbiamo questa gommina qua. Quindi questa gommina praticamente la perdete in un attimo, quindi togliamola, rimettiamola nella scatola che tanto la perdiamo. Abbiamo l'alloggiamento per lo smartphone, ovviamente come sappiamo di solito, che si allarga così, perfetto. E abbiamo anche un trepiedi, ok? Un trepiedino. Eccolo qua, il trepiedino, eccolo qua. Quindi, ok? Quindi possiamo posizionarlo sulla scrivania come ci pare e piace. Dicevo, abbiamo ovviamente l'alloggiamento per lo smartphone, che mi è piaciuto gli scattini che ha, quindi se vogliamo metterlo in orizzontale così, se vogliamo metterlo in verticale, sentite? Ok? Abbiamo gli scatti, quindi è praticamente molto preciso, ok, l'installazione in verticale. Abbiamo qua la vite, che girandola, ok, si va a bloccare. E poi una cosa, mi prende il naso, molto interessante, abbiamo un telecomando di dotazione. Attenzione, perché io ho fatto già l'errore, ma non ve lo faccio fare voi. Se volete estrarre il telecomando dovete tirare su un po' l'asticella selfie e poi estrarre il telecomando. Il telecomando è questo, si estrae, si preme 5 secondi per accenderlo e 5 secondi per spegnerlo, e poi il tasto ovviamente per scattare la foto o avviare un video. Peccato che per Instagram non funziona, non so per TikTok, ma per Instagram sicuramente non funziona, ma non funziona nessun telecomando. La ricarica, c'è anche questo, la porticina di ricarica, mi sembra, o è con le pile, adesso mi ricordo, no, è con le pile queste, quindi quando si scarica, ragazzi, sono tutti fatti vostri, si può aprire, penso di sì, non lo so, però vabbè. Comunque no, adesso non è un problema, va alloggiato qua dentro, vedete qua, e ha lo scatto alla risposta, quindi possiamo alloggiarlo. Bene, 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 bene. Si chiude così, ok? Ok, si chiude così e si mette in tasca. Un accessorio abbastanza robusto, quindi ora andiamo a vedere ovviamente come si collega il Bluetooth, il telecomando, lo sapete fare, però ve lo faccio vedere. Poi andremo a vedere i vari collegamenti, soprattutto andremo a sentire il microfono. Che qualità, che qualità ha? Non ci resta adesso che andare ad alloggiare il nostro smartphone e provare ad accoppiare il telecomando. Quindi facciamo così. Ecco, mi raccomando, ok, per appoggiarlo dobbiamo andare ovviamente in base a quanto l'altezza giusta per non farlo sporgere. Quindi andiamo a alloggiare lo smartphone, ve l'ho già detto, molto semplice, si allargano le ganascette e si va a installare lo smartphone. Ecco, peccato che la slittina resta di qua, quindi adesso non ci serve perché andremo a mettere il microfono, quindi dobbiamo girarlo, e non ho fatto vedere questo perché sono cattivo. Sopra abbiamo una vite in 1/4 di un pollice, ok, se giriamo abbiamo la slitta, quindi a seconda di come vogliamo, ok, mettere i nostri accessori. Io la girerò dalla parte della vite, perché poi il faretto va avvitato, ok, mentre sulla slitta ci va il microfono, ok? Siamo tutti d'accordo? Se non siete d'accordo, specie per voi. Quindi andiamo adesso a mettere il nostro iPhone 13, l'iPhone dei poveri, perché non è il Pro, quindi l'iPhone dei poveri è il 13, anche se costa un botto, però è dei poveri. Ecco, una cosa che succede spesso è questa, soprattutto gli iPhone che hanno i tastini, volume, roba del genere, dobbiamo praticamente shiftarli, ok, dalla parte che i tasti e i volumi escono fuori, e quindi rimane un po'
non sbilanciato ma rimane un po' da una parte. Purtroppo è il problema di tutti, ok? Gli accessori di tutti i grip e gli alloggiamenti dei smartphone. Adesso io lo girerò in verticale per andare ad associare il Bluetooth e quindi andiamo a condividere lo schermo dell'iPhone e vediamo se si associa questo Bluetooth. Bene, ho dovuto praticamente diassociare il telecomando dall'altro iPhone perché ovviamente l'avevo lasciata così. Infatti ho spostato anche la telecamera come visuale. Ecco qui, allora abbiamo l'iPhone da una parte e il telecomando dall'altra. Se io schiaccio ovviamente lungo, 5 secondi, 4, la luce incomincia a lampeggiare se non è associato a nessun altro smartphone. Vedete, lampeggia. Ora vado su ovviamente Bluetooth e dovrebbe comparire. Vedete, compare, faccio così e vado ad abbinarlo. Benissimo, perfetto, la luce si stoppola. Dopo un po' si stoppola, eccola, si è stoppolata e l'abbiamo associato. A questo punto io vado a tirare fuori la fotocamera, attenzione che arriva il mio faccione e vi spaventate, ok? Ok. Vado qua e vado a premere sul telecomando. Ok? Fate le foto. Quindi, e anche per i video ovviamente la stessa cosa. Ok? Perfetto. Ovviamente il telecomando funziona con Filmic Pro, con tutte le applicazioni che supportano i tasti del volume. Peccato, signori di Instagram, mettete la funzione volume, cioè scatto volume nella vostra applicazione. Dovrò cambiare anche l'esposizione perché sta entrando il sole praticamente prepotentemente nella stanza. Devo andare al buio per fare questo. Ora non ci resta che andare a provare il microfono. Ragazzi, non ci resta che andare a montare. Ho detto una cavolata, si mette la slitta per il faretto, quindi prima andiamo a mettere la slitta, ok? Mollando ovviamente la vite sotto. Attenzione che non va a fine corsa, ok? Se la inserisco mi accorgo che praticamente non va a fine corsa. Se io la metto, vedete che si blocca qua, ok, ma niente paura, andiamo a bloccare bene le viti perché io una montatina ce l'ho già data, ma mi sono accorto che le viti non tengono un piffero di niente, ragazzi. 15 euro, teniamo presente. Poi vado a montare il mio faretto a seconda della direzione della camera. Io riprenderò con quella frontale, quindi lo vado a montare così. Ecco, quando sono arrivato a un certo punto, anche qui posso andare a bloccare la vite che c'è di bloccaggio. Mi raccomando, stringetele bene, tanto anche se le stringete bene si muovono ugualmente. La torre di Babele è quasi fatta e non c'è più spazio. No, il microfono non so se lo vedete, abbassiamo un po' di più, non si può abbassare. Allora, farò così. Andrò a mettere il microfono. Ok, il microfono cambiamo angolazione, vediamo se è meglio. Ok, molto meglio. Vedete, qua nella slitta vado a inserirci il microfono. Anche qui non andiamo a fine corsa, ma non vi preoccupate, abitate lo stesso. Nel senso, attenzione perché le viti non reggono un piffero di niente, quindi come vi muovete un pochettino la vostra torretta si muove. Quindi abbiamo fatto il primo passo. Adesso andiamo a montare di nuovo il telefono. L'avevo montato male prima. Aprite bene le ganascette della bicicletta qua e andatelo a fissare. Bene ragazzi, non ci resta che andare a provare le microfono. Non ci resta che andare a provare il nostro microfono. Allora, dunque, io l'ho già collegato, ma il collegamento è molto semplice. Il cavetto che è in dotazione jack va inserito nel microfono e poi nell'adattatore. Ecco, una cosa interessante è la linguetta qua, ok, che abbiamo, che praticamente ci indica che c'è scritto mic, quindi va inserito nella parte microfonica. E invece l'altra, ovviamente estremità del cavetto, va inserita nel nostro adattatore Lighting USB-C che sia. Ora volevo fare una cosa interessante. Innanzitutto sapete che su iPhone si può vedere se diciamo, il dispositivo esterno viene riconosciuto. Quindi io vado adesso a switchare ovviamente così. Vado a tirare giù il centro di controllo.
e vado a inserire il cavetto. Ok, lo inseriamo e non succede niente. Come succede niente? Allora, pronto? Capo? Allora, niente? Proviamo a staccare il cavetto jack e inserirlo. Niente. Proviamo a staccare il jack qua e inserirlo. Proviamo a girare il Lightning. Non sa mai che questa presa avesse solo una pedinatura. Interessante, ragazzi. La cosa si fa interessante. Allora, facciamo i bravi bambini, stacchiamo tutto e andiamo a collegare prima il cavetto Lightning qua e poi lo mettiamo qui. Niente, ragazzi, non esce fuori cuffie. Come mai non esce fuori cuffie? Perché non va sto cavetto? È marcio, ragazzi, è già marcio il cavetto che è dentro, quindi direi che il cavetto è inutilizzabile. Ma come mai? Scusate, ma io non so. Niente, il cavetto non è supportato da iPhone, almeno per questa versione che ho io. Non ci resta che andare a prendere un sostituto, okay, di questo cavetto qua. Allora, vado a prendere il mio glorioso Dark M1, tutto un altro costo, lo sapete. Ragazzi, beh, la qualità si paga, eh. Allora, andiamo a prendere l'originale, il Lighting originale, il cavetto originale che danno in dotazione dell'iPhone e andiamo a fare la stessa prova, ok? Stacchiamo tutto, stacchiamo sia il cavetto in dotazione, mettiamo il Lighting originale, vedete questo, più a basso Gennaro, ok? Così, andiamo qua e andiamo a inserire il cavettino. Come mai? Come mai questo cavetto non funziona? Come mai? Vabbè, comunque non funziona questo cavetto e noi ce ne strafreghiamo e andiamo a provare il nostro microfono e utilizzeremo anche il nostro telecomandino Bluetooth visto che ce l'abbiamo. Andiamo qua, ce l'abbiamo. Siamo già in video, quindi possiamo partire con la registrazione e andiamo a fare una prova. Ok ragazzi, proviamo questo microfono con questo accessorio da 15 euro per sentire la qualità ovviamente di registrazione. Adesso andrò brutalmente a staccare il Lightning per sentire la differenza ovviamente col microfono dell'iPhone. Scusa, iPhone, non lo faccio apposta. Ecco, questo è il microfono dell'iPhone interno, quindi sentiremo, che vedremo, la diversità di qualità. Stoppiamo la registrazione e andiamo a confrontare. Bene figlioli, abbiamo staccato la registrazione, quindi possiamo andare a tutto schermo, ma io ho le dita che sono marce, e andiamo a sentire ora la registrazione come è venuta, ok? Per confrontare un po' ovviamente, per sentire se questo microfono perlomeno è performante. Il cavetto, vabbè ragazzi, facciamo una ragione. Bene ragazzi, non ci resta che andare a indossare cuffie, abbassiamo anche il volume per il ritorno microfonico, ovviamente ho dovuto abbassare un po' l'esposizione, quindi sta cambiando la luce nel studio, quindi accettiamo quello che è, andiamo a switchare. Ok ragazzi, proviamo questo microfono con questo accessorio da 15 euro per sentire la qualità ovviamente di registrazione. Adesso andrò brutalmente a staccare il Lightning per sentire la differenza ovviamente col microfono dell'iPhone. Scusa, iPhone, non lo faccio apposta. Ecco, questo è il microfono dell'iPhone interno, quindi sentiremo, che vedremo, la diversità di qualità. Stoppiamo la registrazione e andiamo a confrontare. Peccato ragazzi, peccato. Diciamo la qualità audio non è male, ma purtroppo diciamo l'interferenza è data da questo cavetto, sicuramente troppo lungo, oppure dal microfono stesso. L'ultima prova, io sapete che ovviamente non vi lascio mai a bocca asciutta,
andiamo a provare il cavetto dell'Hollyland, l'Arc M1, installando ovviamente questo dove c'è scritto iPhone, mi sembra che c'è scritto qua telefono, ha due piedini qua, sì, ha due piedini qua, scusate la mia vista d'aquila, ha tre piedini qua. Quindi andando a installare questo e vediamo che succede, facciamo un'altra prova di registrazione, perché per sapere se è il microfono stesso che dà queste interferenze oppure ovviamente è proprio il cavetto, che basta cambiare cavetto e siamo a posto. Sto configurandolo con la mano morta che ho e praticamente andiamo a fare un'altra prova di registrazione. Allora, 1, 2, 3, rilanciamo la fotocamera e andiamo a registrare un altro pezzo con il cavetto dell'Arc M1. Bene, questo è un test col cavetto dell'Arc M1, quindi più corto, sentiamo se le interferenze se ne sono andate da dove sono venute. Bene, non ci resta che andare a sentire. Allora, adesso lancerò, ok, leverò la mia faccia, lancerò la seconda registrazione che abbiamo fatto col cavetto dell'Arc M1 e poi lancerò ovviamente la prima che abbiamo fatto e andiamo a sentire la differenza, ok? Andiamo. Bene, questo è un test col cavetto dell'Arc M1, quindi più corto, sentiamo se le interferenze se ne sono andate da dove sono venute. Ok ragazzi, proviamo questo microfono con questo accessorio da 15 euro per sentire la qualità ovviamente di registrazione. Adesso andrò brutalmente a staccare il Lightning per sentire la differenza ovviamente col microfono dell'iPhone. Scusa iPhone, non lo faccio apposta. Ecco, questo è il microfono. Ok ragazzi, abbiamo capito che l'interferenza è data dal cavetto ma anche ovviamente da questo microfono che non è sicuramente schermato. Peccato perché un po' inutilizzabile, sì, con vari filtri si può attenuare, ma diciamo che anche no. Abbiamo sentito il microfono dell'iPhone diciamo nativo, un pochino più cupo. Peccato che questo microfono ha una bella qualità diciamo di suono, è abbastanza limpido, ok? Peccato però che con questi rumori di fondo per me è inutilizzabile. Bene Gennaro, consigli o sconsigli questo accessorio? Allora la domanda sorge spontanea. No, non lo consiglio, l'acquisto ovviamente non lo consiglio perché è un accessorio praticamente sì a basso costo ma quasi come dire inutile per quanto riguarda il microfono. La cosa che diciamo è abbastanza buona sicuramente è il cavalletto, che non è assolutamente diciamo debole come costruzione, anzi è bello robusto. Sì, questa è la plastichetta che bisogna stare attenti, se la pieghiamo si spacca. Il faretto è buono, quindi magari con una sostituzione di un microfono non magari questo ok qua sopra ma un altro microfonino, nel senso quelli che avete visto già sul canale, quelli che si vanno a inserire direttamente nella presa Lightning o USB-C, potrebbe essere una soluzione, ok? Perché il faretto poi è buono. Anzi, guardiamo un po' se trovo un pummello, vediamo un po' quanta luce fa. Guarda un po', quindi è una luce buona questa qui. Il telecomando ce l'abbiamo, quindi andrebbe solo sostituito il microfono, magari con una quarantina di euro, però alla fine conviene, non conviene. Io ovviamente non lo consiglio l'acquisto, cioè consiglio l'acquisto per quanto riguarda il cavalletto, che non è proprio dei più instabili. Poi si può tirare su, vedete così, non ve l'ho fatto vedere, e quindi l'asta diventa molto lunga, forse 1 metro, non so, forse 90, 1 metro. Ecco, bisogna stare attenti sicuramente alle viti, a stringerle bene, anche questi per quanto riguarda i microfoni e il faretto, quindi no. Sconsiglio l'acquisto ovviamente di questo accessorio.
Comunque però condividete con i vostri amici ovviamente questo video se vi è piaciuto, tanto ovviamente per conoscenza, per non farli magari cadere in un accessorio che sarebbe inutile per loro. Un'altra cosa, ringrazio Giannina sempre per i commenti positivi e gli scambi di opinioni, veramente gentilissima, carinissima, grazie ancora. E vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche che posterò nel futuro, e arriverà sul canale, Giannina stai attenta, arriverà nei prossimi settimane, perché non so quanto ce la farò, un gimbal 2 assi della Hohem, che si chiama, come si chiama? Hohem? Non mi ricordo, Valte la pesca forse, non mi ricordo come si chiama, che ridere. Hohem comunque a 2 assi, interessantissimo, ok? Visto che il Moza SE col telecomandino se n'è andato da dove è venuto, perché la Moza mi ha chiesto di comprare un altro telecomando se fosse la batteria esaurita, invece la batteria non è esaurita, quindi io l'ho restituito, perché sapete che su Amazon se il supporto, se l'accessorio non funziona, entro 2 anni potete restituirlo, perché ci sono 2 anni di garanzia in Italia, quindi ricordiamoci. Detto questo vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!